Cosa ci definisce come vivi? Sembra una domanda semplice, no? In realtà è una questione profondissima. In questo approfondimento, basato sull'opera Essere vivente, proveremo a smontare questa domanda pezzo per arrivare a una risposta che, ve lo assicuro, è davvero sorprendente. Tutto il nostro viaggio seguirà una prospettiva molto precisa, un filo conduttore che ci porterà attraverso concetti anche abbastanza complessi, ma con un obiettivo: arrivare a una definizione di vita che sia, chiara e potente. Allora, partiamo dalla domanda delle domande, quella che, ammettiamolo, tutti ci siamo fatti almeno una volta. Cosa c'è di diverso tra, non so, una roccia e una pianta, o tra un computer e un essere umano? Insomma, cosa definisce veramente un essere vivente? Ok, per trovare una risposta faremo un percorso in 6 tappe. Vedremo cos'è un soggetto nel suo contesto, parleremo di sistemi aperti, chiusi e dischiusi. Poi, attenzione, ribalteremo tutto con il ruolo dell'osservatore. Scopriremo la macchina che crea se stessa, le sue strategie per sopravvivere e infine lo scopo ultimo: esserci domani. Pronti? Bene, primo punto. La prima cosa da capire è questa. Un essere vivente non può essere visto come un'entità isolata, chiusa in una bolla. No, dobbiamo pensarlo come un soggetto che è completamente immerso in un contesto, in una relazione continua e dinamica con tutto quello che lo circonda. E per analizzare questa relazione serve uno strumento, un concetto chiave, quello di sistema. Dobbiamo immaginarlo un po' come una lente di ingrandimento universale, un'idea di un certo von Bertalanffy. Con questa lente possiamo guardare e descrivere con gli stessi principi un atomo, un intero ecosistema o una società. È proprio la base da cui parte tutto. Ok, ma attenzione, non tutti i sistemi sono uguali. La loro differenza fondamentale sta tutta lì, nel modo in cui interagiscono con il mondo esterno. Sono aperti, chiusi, o forse c'è una via di mezzo? E qui, ecco, ci troviamo davanti a un bel dilemma. Da una parte abbiamo il sistema chiuso, pensiamolo come una fortezza impenetrabile. È protetto, sì, ma prima o poi finisce le scorte. Dall'altra parte il sistema aperto. Immaginiamo un mercato affollato, vive di scambi, ma in balia di tutto quello che succede fuori, senza controllo. Nessuna delle due, a pensarci bene, sembra la soluzione perfetta per la vita, vero? E infatti è così. La vita, geniale come sempre, trova una terza via, una soluzione brillante: il sistema dischiuso. Proviamo a immaginarlo come una casa. Ha le porte e le finestre aperte per far entrare aria, cibo, informazioni, ma la sua struttura, i suoi muri, sono ben chiusi per proteggere chi c'è dentro. Quindi è aperto per sopravvivere, ma allo stesso tempo chiuso per mantenere la propria identità, per, come dire, sopravvivere restando se stesso. Ed eccolo qui, il primo grande tassello del nostro puzzle. Gli esseri viventi sono appunto sistemi dischiusi, aperti dal punto di vista termodinamico, cioè scambiano energia con l'esterno, ma chiusi dal punto di vista organizzativo, per proteggere la loro struttura, la loro essenza da tutto ciò che potrebbe distruggerli. Ok, abbiamo definito il sistema. Adesso però teniamoci forte, perché sta per arrivare un'idea che scardina praticamente ogni certezza. Stiamo per inserire l'osservatore nell'equazione della realtà. Siamo sempre stati abituati a pensare alla scienza come a qualcosa di oggettivo, no? Ma la cibernetica del secondo ordine ci mette di fronte a una verità un po' scomoda. L'osservazione non è mai passiva. Come diceva von Forster, ogni descrizione implica colui che la descrive. Questo significa che non descriviamo il mondo, lo interpretiamo, sempre. E questa idea viene portata ancora più avanti da Maturana. Per lui l'osservatore è al centro di tutto. Non esiste un punto di vista esterno, neutrale. La conoscenza, in fondo, non è altro che una conversazione tra osservatori. Questa consapevolezza non è un dettaglio, è una vera e propria rivoluzione filosofica. Si chiama epistemologia costruttivista. E l'idea di base è quasi sconvolgente. Noi non scopriamo una realtà oggettiva che esiste là fuori, da qualche parte. No, la costruiamo attivamente, con le nostre percezioni, con il nostro linguaggio. E questo cosa significa? Che la verità assoluta, con la V maiuscola, vanisce e lascia il posto a un universo di verità relative che dipendono da chi sta osservando. E allora si arriva alla domanda da $1 milione posta proprio da von Forster. Ma il mondo, quindi, lo scopriamo o lo inventiamo?
Beh, la risposta del costruttivismo è netta. Il mondo viene inventato da ognuno di noi e poi viene, convalidato attraverso il linguaggio e l'interazione con gli altri. Ok, un momento. Se ogni essere vivente inventa il suo mondo, come fa a sopravvivere, a mantenere la sua struttura in questo mondo che lui stesso ha creato? Questa domanda ci porta dritti al cuore del meccanismo della vita, il processo di autocreazione. Questo processo ha un nome tanto affascinante quanto preciso. Autopoiesi, letteralmente autocreazione. Proviamo a immaginare una fabbrica un po' magica. Le macchine al suo interno non producono oggetti da vendere, no. Producono pezzi di ricambio per se stesse e altre macchine identiche, in un ciclo senza fine. In pratica, il prodotto finale della fabbrica è la fabbrica stessa. Ecco, questo è un sistema autopoietico. Quindi, il punto cruciale è proprio questo: un essere vivente è una macchina autopoietica, un sistema che si crea e si mantiene da solo. Il risultato finale di tutte le sue operazioni non è altro che se stesso, la sua organizzazione che rimane costante nel tempo. Bene, abbiamo capito che il sistema si autocrea costantemente, ma come fa a sopravvivere in un mondo che, al contrario, cambia di continuo? Come fa a gestire questa tensione? Ecco, la cosa interessante è che un essere vivente non subisce passivamente i cambiamenti dell'ambiente, ha delle scelte, ha a disposizione delle vere e proprie strategie di sopravvivenza. Andiamo a vederle. È come se avesse una cassetta degli attrezzi. Cosa può fare? Primo, può evitare il cambiamento. Pensiamo a un animale che migra. Secondo, può compensarne gli effetti. Noi, quando fa freddo, mettiamo un maglione. Terzo, può fare la cosa più difficile, cambiare se stesso per adattarsi. Oppure può provare a influenzare l'ambiente, come un castoro che costruisce una diga. E infine, come ultima spiaggia, può subire il cambiamento, resistere, stringere i denti e sperare che la tempesta passi. Siamo quasi alla fine. È il momento di tirare le somme, di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per arrivare all'essenza di cosa significa essere vivi. Dunque, cos'è un essere vivente alla fine di tutto questo percorso? È un sistema che si auto-organizza, sempre in movimento, lontano dall'equilibrio, che impara costantemente. E la sua chiave per sopravvivere non è la perfezione, ma la sua flessibilità, la capacità di usare quelle strategie che abbiamo appena visto per adattarsi e semplicemente continuare ad esistere. E questo ci porta a una conclusione quasi paradossale, ma meravigliosa. Il cervello, l'organo della complessità per eccellenza, è l'apice di questa flessibilità. La sua vera specializzazione è proprio quella di non essere specializzato, di poter imparare, di poter cambiare continuamente. È il nostro baluardo contro la rigidità. E così chiudiamo il cerchio e torniamo al punto di partenza. L'osservatore. Noi. Se accettiamo l'idea di non essere semplici scopritori di una realtà già data, ma gli inventori del nostro mondo, la cosa si fa seria. Ci viene data un'enorme responsabilità. La domanda più importante non è più com'è il mondo, ma diventa una sfida diretta a tutti noi. Quale mondo scegliamo di creare insieme?